Nuovamente insieme, nuova puntata di Facciamo finta che, il ritorno di un amico, Max Caranzano, come stai innanzitutto? Bene Gianluca, grazie, molto bene. La volta scorsa abbiamo parlato di Prima di noi e adesso oggi ci siamo rincontrati e ci facciamo una sorta di chiacchierata, quindi vedremo di farti strappare anche qualche spoiler, qualche anteprima. Volentierissimo, volentierissimo. Partiamo di qui perché? Perché notizia anche di questi giorni, lo vediamo anche proprio la notizia, che da Harvard hanno cominciato a raccontare che un oggetto che ci ha un po' sfiorato nel 2017, eccolo qua, potrebbe essere di origine artificiale, quindi una sorta di astronave aliena. Vedete un po' questa sorta di asteroide sigariforme, in realtà potrebbe essere una vera e propria astronave aliena oppure spazzatura galattica, comunque qualcosa di artificiale, costruito che arriva da un altro sistema solare, un'altra galassia. E qui un po' le ipotesi sono tante, ma io voglio sapere un pochettino di qua partiamo. Max, come la pensi? E ci facciamo un primo ragionamento su questo punto. Ma adesso al di là di questa notizia specifica è un po' tutto il contesto alieno, no? Che desta da sempre una curiosità storica e l'interesse di tantissimi fan e appassionati. Devo dire che io, come sapete, tendo ad avere un approccio abbastanza scientifico basato sulle evidenze, però non escludo assolutamente questa ipotesi che anzi mi trovo sempre fra i piedi durante le mie ricerche, cioè alla fine poi dopo spesso e volentieri l'ipotesi aliena si incastra molto bene con l'evidenza. È difficile dimostrarla, non c'è la pistola fumante, però ci sono sparpagliate tutta una serie di informazioni veramente interessanti. Per esempio io in questi giorni, al di là di queste cose menzionate dall'esperto di Harvard, mi domando cosa sia tutto questo interesse rinato, questa corsa allo spazio a cui stiamo assistendo, no? Elon Musk, ma non soltanto lui, c'è il patron di Amazon, è il patron della Virgin, e poi ci sono una pletora di paesi che hanno finanziato missioni spaziali. Mi domandavo qual era il motivo, cioè qual è l'obiettivo, non siamo più in guerra fredda, no? Dove c'era la contrapposizione russo-americana. E non è facile rispondere a questa domanda. Ho notato che per esempio c'è un grandissimo interesse per Marte. Elon Musk sembra assolutamente impallinato, vuole a tutti i costi andare su Marte. E questo interesse per Marte è un interesse storico, cioè i Sumeri parlavano di Marte. Per loro Marte era il sesto pianeta, perché, cosa assai curiosa, loro contavano i pianeti del Sistema Solare partendo dall'esterno del Sistema Solare, che già da solo vuol dire che conoscevano quanti pianeti c'erano nel Sistema Solare, ma poi trovo curioso che parti a contare dall'esterno e non diciamo dal Sole, che è il punto centrale, quasi come se provenissero dall'esterno. Quindi vedi che ti trovi sempre questa ipotesi un po' aliena fra le mani. Una possibile risposta di questo interesse è proprio magari la ricerca di vita aliena su pianeti diversi dalla Terra, per esempio Marte che è il più vicino. Sappiamo che Marte probabilmente aveva delle condizioni adatte alla vita. Sinceramente questa è una risposta dove io personalmente penso sappiamo già questa risposta da parecchio tempo. Vi menziono un paio di fatti che ho messo in prima di noi. Le prime missioni Viking, dove sono state fatte atterrare due droni sostanzialmente dagli americani su Marte, siamo sulla fine degli anni 70, uno di questi droni entrambi questi droni erano equipaggiati con un sistema che era in grado di fare dei test per la ricerca di vita, diciamo, microbica nel suolo di Marte. Ebbene, entrambi questi test, che vennero coordinati e ingegnati da uno scienziato di nome Levin, che era ancora vivo qualche anno fa, ultra novantenne, entrambi questi test diedero un risultato positivo, quindi questi test confermarono la presenza di vita microbica all'interno del suolo marziano, 50 anni fa. Perché la NASA non ne parlò? Perché un terzo test diede risultato negativo e quindi la NASA decise di scartare i primi due e prendere in considerazione il terzo. Peccato che poi quel terzo test, rifatto anche per esempio sul suolo terrestre, diede sempre un risultato negativo, quindi aveva un problema di fondo tecnologico, ma questa cosa la NASA non l'ha mai corretta, quindi
va a finire che andando a guardare sono 50 anni che noi sappiamo che comunque una forma di vita microbica esiste su Marte e non l'abbiamo mai annunciato. È vita aliena, magari non sono proprio gli alieni che tanti ufologi si aspettano, ma anche quella è comunque vita aliena. Poi insomma ci sono anche altre cose molto interessanti, magari ne menziono ancora una che io ho sempre trovato affascinante. Nel, credo che fosse 1987, e Ronald Reagan in guerra fredda, in un discorso davanti alle Nazioni Unite, disse qualcosa del genere, lo riassumo così. È un peccato che noi popoli della Terra non andiamo d'accordo, sostanzialmente ci facciamo la guerra l'uno con l'altro. Chissà se di fronte a una minaccia aliena al pianeta troveremo la forza di unirci. Ora, un presidente degli Stati Uniti in guerra fredda che fa un'affermazione così, forse anche l'esempio che gli è venuto in mente, ma è particolare come esempio, non so se sei d'accordo Gianluca. Fra l'altro Reagan ne ha fatti diversi di questi esempi. Ora, queste cose furono confermate e ripetute per esempio da Gorbaciov, il suo alter ego dall'altra parte, di fronte al comitato centrale del Partito Comunista. Quindi si vede una certa solidità di fondo. Ma chiudo con questo spunto che trovo interessante. Erano delle esternazioni bizzarre, così, la bizzarria di Reagan piuttosto che di Gorbaciov, o era forse la punta di un iceberg nascosto? Io penso sia la seconda cosa. Perché? Perché nel 1988 l'Unione Sovietica mandò due sonde in orbita su Marte, si chiamano Phobos 1 e Phobos 2. Phobos 1 andò perduta quasi subito per un errore umano. Phobos 2 entrò con successo in orbita di Marte e cominciò a trasmettere fotografie. Le fotografie che trasmise, le prime due, furono abbastanza scioccanti. La prima mostrava un reticolato sulla superficie di Marte, all'apparenza artificiale, perché era fatto di angoli retti, di linee parallele e perpendicolari fra di loro. E la seconda punto molto interessante è che quel reticolato era visibile anche agli infrarossi, quindi anche la telecamera agli infrarossi vedeva, quindi vuol dire che la sua temperatura era diversa da quella dell'ambiente. La seconda foto, se possibile, fu ancora più scioccante. Riprese un'ellisssoide, un'ombra ellittica, apparentemente in movimento, tra diciamo, la sonda in orbita e la superficie marziana, quindi sospesa in maniera chiaramente artificiosa nell'aria. I commenti che vennero fatti, e poi diciamo un po' l'ambiente sovietico non lasciò trapelare più alto, furono che i sovietici avevano avvistato qualcosa che in teoria non doveva esserci. Quindi qual è il punto interessante? Il punto interessante è che quelle missioni Phobos che arrivarono, pensate, a fine anni 80 in orbita su Marte, con uno sforzo tecnologico incredibile, furono fatte in collaborazione con 13 paesi NATO. Ora, io trovo personalmente molto strano che in tempo di guerra fredda 13 paesi NATO abbiano collaborato con l'Unione Sovietica su una tecnologia con chiare ricadute militari come la tecnologia spaziale per andare su Marte. Puro amore della Così, scienza. io sono quelle coincidenze che a me fanno venire i grilli per la testa. Beh, anche perché che fine hanno fatto poi i velivoli che hanno Beh, avvistato un po'? Phobos 1 andò perduto per un errore del suo controllore da terra che diede un comando sbagliato e persero irrimediabilmente il contatto, mentre Phobos 2, poche ore dopo aver fotografato questo oggetto ellittico molto particolare, venne senz'altro colpita da qualche cosa. Non si sa da che cosa, ma durante il suo avvicinamento a Phobos, che era una delle lune di Marte, venne colpita da qualche cosa e ovviamente venne distrutta. Non si sa chiaramente da cosa venne colpita, ma il fatto che urtò qualcosa nello spazio è chiaro perché cominciò a roteare vorticosamente prima di perdere il collegamento. Beh, Anche queste sono quelle piccole evidenze noi che ti facciamo fanno finta, però pensare. 2 su 2, ecco, qua comincia a diventare particolarmente la sfortuna che si accanisce. Facciamo un po' di nostri consueti collegamenti con le puntate precedenti che trovate anche sul nostro canale YouTube e quindi andiamo a citare un po'
Sicuramente l'Antartide, perché qualcuno quando viene disturbato poi non reagisce proprio benissimo, quindi la perdita di mezzi e di forze, quindi un po' i danni che si subiscono nell'andare a disturbare qualcuno potrebbe avere un richiamo, così come anche ancora più nello specifico è andato Barbetta quando abbiamo parlato in quelle 2 puntate un po' della mappa stellare, si è fermato anche a raccontare che Marte probabilmente ciò che noi vediamo di Marte è venuto in seguito a diverse enormi catastrofi, un po' così, che arrivano allo spazio, quindi pioggia meteoritica piuttosto che queste immense catastrofi che noi abbiamo visto insieme anche nella puntata che abbiamo fatto l'altra volta, riguardano anche la Terra, quindi qualcosa di ciclico che riguarda la Terra e il nostro sistema solare. Sì, assolutamente sì, guarda, mi verrebbe da dire che basta in una notte stellata di luna piena alzare lo sguardo al nostro satellite per capire che noi viviamo in uno spazio che uno non è vuoto come nell'immaginario collettivo pensiamo essere lo spazio, ma è estremamente affollato di oggetti, meteoriti, comete, frammenti di comete e meteoriti vari, e infatti la Luna ne porta le cicatrici vive. E chiaramente se hanno colpito la Luna hanno colpito Marte, hanno colpito anche la Terra. La differenza è che la Terra maschera, essendo un pianeta vivo, col tempo le cicatrici di questi impatti. Ma c'è un punto molto interessante che riguarda la Terra. Tu sai che prima di noi, diciamo, io ho portato l'evidenza dell'esistenza di una civiltà avanzata nel nostro passato. Il fatto stesso che conoscessero il sistema solare e tutto è una dimostrazione di quanto fosse avanzata quella civiltà. E come mai noi non ricordiamo nulla di quella civiltà? Come mai quella civiltà è scomparsa? Noi siamo ripartiti dalla pietra, fra virgolette. E beh, la risposta la troviamo nei miti, sicuramente, che ce lo raccontano, i miti di tutto il mondo, i miti Maya, o se ne vogliamo prendere uno vicino a casa nostra, i miti platonici, per esempio, che ci parlano, come dicevi tu, di ricorrenti catastrofe naturali. E loro dicono proprio, Soncis, quando parla a Platone, dice proprio queste catastrofi riportano l'umanità al punto di partenza, cioè azzerano la civiltà, quindi magari la prima generazione ha ancora delle competenze ma non ha più le infrastrutture, è come se succedesse noi oggi, avremo ancora in mano un iPhone ma non possiamo più far funzionare e poi piano piano nell'arco di qualche generazione si ritorna indietro perché non ci sono più le risorse sufficienti per far ripartire. Queste cose sono successe, quei miti non sono miti ma sono dei racconti di fatti realmente accaduti e oggi le evidenze scientifiche li stanno confermando uno dietro l'altro. Quindi quello che è successo a noi, e questo è l'argomento per esempio del libro che sto scrivendo adesso, Gianluca, quello che è successo a noi ed il motivo per cui, attenzione, l'umanità intera non si ricorda del suo passato, fosse un popolo, fossero gli italiani o i mediterranei, che non si dice, bah, c'è stato un qualcosa di locale, ma qua non se lo ricorda nessuno, eppure abbiamo le vestigia nei miti, nei megaliti che punteggiano tutto il pianeta. Perché non ce lo ricordiamo? Perché quella catastrofe fu planetaria, colpì l'intero pianeta e fu una catastrofe veramente pesante. Tra l'altro non riguarda solo l'umanità, ma riguarda anche la flora e la fauna a livello Assolutamente. mondiale. Andiamo a prendere magari le famose estinzioni di massa di molti animali che rimangono un po' così preistorici ma anche mitologici. Quindi mi viene in mente l'esempio, oltre che dei dinosauri, anche del mammut. E quindi lo andiamo anche a vedere. So che sul mammut si tratterà proprio, hai trattato ampiamente l'argomento. Sì, guarda, la sparizione del mammut, del mastodonte, diciamo in generale di quella che viene chiamata la megafauna del finire del Pleistocene, cioè sul finire del Pleistocene, quindi siamo circa 13.000 anni fa, il pianeta era estremamente rigoglioso e allo stesso tempo era all'interno di un'era glaciale, e questa cosa che può sembrare una contraddizione assolutamente non lo è. Ed era popolata da quella che viene chiamata la megafauna, quindi animali affetti da gigantismo, per dirti c'erano dei bradipi che erano lunghi 4 metri, c'erano dei bufali che a confronto con i bufali nordamericani di adesso erano 4 volte più grandi, dei cervi che se ne incontravi uno per strada facevi bene a scappare. Quindi questa megafauna improvvisamente nell'arco ragionevole di forse qualche centinaio di anni o
possibilmente anche meno, è totalmente scomparsa da alcuni continenti, tipo il nord del Sud America o tipo il nord dell'Europa e il nord dell'Asia, è totalmente scomparsa. L'animale più rappresentativo che è scomparso è il mammut, ma per darvi dei dati sono scomparsi 40 milioni di mammut, quindi una delle tesi accademiche è che siano stati cacciati all'estinzione degli uomini primitivi. Non credo di aver mai sentito una stupidaggine più grande di quella, perché un uomo primitivo armato di punte e lance dovrebbe sterminare 40 milioni di mammut, e come? No, me lo chiedo vivamente. Sono stati sterminati dalla stessa catastrofe cosmica che fra l'altro ha quasi sterminato anche noi. E oggi li ritroviamo spesso congelati nel permafrost a testimonianza di quello che è successo, ma sono una testimonianza scientificamente interessantissima perché ci dicono esattamente quello che è successo. Quindi li ho studiati molto nel nuovo libro perché E ci dicono sono... che è accaduto anche all'improvviso, perché poi è celebre un po' Esatto. l'esempio vengono frizzati mentre stanno masticando, mentre stanno facendo qualcosa. Questo è un punto che sottolinei che è fantastico, perché uno dovrebbe chiedersi, innanzitutto, moltissimi sono stati trovati sostanzialmente sotterrati in piedi quasi nell'atto di correre, quasi nell'atto di scappare. E soprattutto vengono ritrovati in uno stato di conservazione tale, soprattutto ovviamente nel caso del nord della Siberia, delle isole artiche o anche del nord dell'Alaska, per cui le loro carni si sono conservate, congelate per 12-13 mila anni. Ora, eh, studiando il meccanismo di conservazione delle carni si capiscono due cose. Perché questo sia possibile devono succedere due cose. Uno, che il corpo venga interrato e congelato nel giro di qualche ora, perché altrimenti, per esempio, il cibo che hanno trovato in bocca andrebbe immediatamente in putrefazione. Quindi questi enormi animali, stiamo parlando diciamo animali del peso di 5-6 tonnellate l'uno, sono stati interrati all'istante, uccisi, interrati all'istante, surgelati, attenzione, non congelati. La surgelazione è un procedimento estremamente rapido che congela completamente le carni e soprattutto poi sono rimasti congelati per 12.000 anni. Allora uno dovrebbe domandarsi cosa nella natura è in grado di produrre questo effetto su milioni di animali, su un territorio che spazia diciamo, fa tutto il giro del circolo polare artico, perché parte dall'est della Siberia, fa tutto il giro fino all'Alaska. Cosa in natura, quale tipo di cataclisma in natura può creare una cosa del genere? Questi sono gli argomenti del nuovo libro, Gianluca. E cominciamo a entrare nel vivo, sicuramente saranno argomenti molto interessanti, ma un altro argomento molto interessante è il fatto che, ammesso che appunto questi fenomeni siano ricorrenti, potessero essere previsti da chi ne aveva la tecnologia e le conoscenze, e quindi questo famoso qualcuno che avvisa l'umanità e gli dà il tempo di prepararsi, magari gli dà il tempo anche di costruire dei bunker, di queste strutture ce ne sono di diverse, ne abbiamo anche cercata una famosissima in Turchia, ecco, lascio a te la pronuncia del Sì, sito. questa direi che è di Rincuio perché è la più famosa di tutte, ce ne sono circa 200 di strutture di questo genere. E si tratta di una città, perché si tratta di una città su 13 livelli, scavata nella roccia, nel sottosuolo della Turchia continentale, una città assolutamente indipendente, con pozzi di areazione, con pozzi di acqua corrente, con stalle per gli animali, cioè si vede chiaramente che non era un rifugio temporaneo, era un rifugio da usare per un lungo periodo di tempo. Poi si vedono anche delle cose molto interessanti. Questa città era fatta per essere chiusa ermeticamente dall'interno, come se qualcosa fuori fosse talmente spaventoso da doversi barricare all'interno. C'erano delle enormi, ecco qui se ne vede una, c'erano delle enormi porte scorrevoli, delle autentiche ruote di pietra che sigillavano dall'interno la città. La miglior descrizione che si trova, e l'ho messa nel nuovo libro, di questi che secondo me sono dei bunker, sono dei rifugi atomici dell'antichità, la si trova nei testi zoroastrici.
dove dice che questo Dio che avvisò gli abitanti di quella zona, no? Il Noè di quella zona si chiama Hima, gli disse che dovevano costruire rapidamente questa città perché sarebbe arrivato un inverno glaciale, io direi un inverno nucleare, dove solo chi riusciva a entrare in questa città sotterranea si sarebbe salvato. E guarda caso nella zona della Turchia, dove si è sviluppato il culto zoroastrico, ne troviamo una ogni 5-6 anni di questa città. Credo che ce ne siano un centinaio, 200. Due o tre sono delle dimensioni di Rikuyo e forse anche un po' più grandi. Cioè stiamo parlando di un 13 piani sottoterra in grado di ospitare almeno 20.000, qualcuno dice di più, almeno 20.000 persone. Tra l'altro nel culto zoroastrico dice proprio che vennero selezionate le persone che potevano entrare, vennero lasciati fuori i portatori di handicap e gli infermi, cioè venne fatta una selezione razziale, genetica vorrei dire, e disse una cosa molto bella che mi piace tantissimo: vennero portati in salvo i semi della vita all'interno di Derinkuyo. E per semi della vita viene specificato molto bene cosa si intendeva, perché dopo disse che da quei semi della vita nacquero dei bambini, ma nacquero senza l'unione sessuale, nacquero proprio dai semi. Quindi quando dice semi della vita, dice veramente semi della vita. E quindi alte conoscenze a livello proprio così medico, ne vogliamo anche parlare un po' di queste cose. Nel film, fra l'altro 2012, si vedeva proprio il meccanismo di sorteggio, quindi i più ricchi piuttosto che, ma in questo caso anche proprio la sopravvivenza genetica, quindi i più adatti a ripopolare un po'. Sì, nello Zen Avesta lo dice proprio chiaramente, si capisce chiaramente che viene fatta una selezione genetica degli animali, delle piante e degli uomini che possono entrare in questo che a tutti gli effetti io chiamo bunker, perché è un bunker che ha riparato, ha salvato, è un'arca, no? È l'equivalente della nostra arca di Noè, soltanto che invece di galleggiare nell'acqua questa era sottoterra. E qua di nuovo trovi la conoscenza che questi personaggi, che noi chiamiamo dei, ma non erano dei, erano dei guardiani, erano dei controllori, avevano, perché loro sapevano esattamente in quale area bisognava nascondersi sottoterra o in quale area bisognava costruire un natante tipo l'arca per salvarsi. Tra l'altro il termine controllori proprio perché è il termine con cui. Erano i nostri padroni. Esatto, esatto, e quindi torniamo. E poi seguendo anche sul tuo gruppo Facebook, che vi invito anche a iscrivervi, prima di noi Biforase, lì è proprio una bella community e tu ogni tanto lanci proprio diversi siti in giro per il mondo che tu chiami proprio bunker e magari appunto sta proprio a indicare il fatto che servivano tutti alla stessa funzione, sono in giro per Sì, il perché mondo. li trovi ovunque e onestamente bisogna dare una spiegazione al perché qualcuno 5, 6, 10.000 anni fa avrebbe dovuto mettersi lì a scavare la durissima roccia per ricavarsi una stanza all'interno, quando tagliando due pali di legno avrebbe fatto esattamente la stessa cosa, probabilmente in 30 anni di meno di tempo. Ecco, la spiegazione che io ho trovato è che quelli fossero dei rifugi da un pericolo ricorrente, che era molto più ricorrente nel passato di quanto non è oggi, ma che non è passato anche oggi, perché è questo pericolo periodico, come dici tu, che è chiaramente legato alle orbite degli astri, le orbite stellari, e loro quindi costruivano questi rifugi per proteggersi nei periodi, diciamo, in cui questo pianeta mostrava tutta la sua pericolosità. Mm? E non è un caso che fra l'altro erano tutti fantastici astronomi, osservavano continuamente il cielo, conoscevano benissimo le orbite dei pianeti, eccetera. Non è che lo conoscevano per piantare il mais, come ci hanno raccontato. Li conoscevano bene, guardavano costantemente il cielo perché era una questione di vita o di morte. Ora, io non ti chiedo di fare previsioni, perché la domanda più ovvia, secondo me, in chi ci sta guardando è se sono periodiche, quando sarà la prossima. Quindi ora noi non è che diremo il giorno e l'ora come ci si aspettava il 21 dicembre del 2012, ecco, però c'è un'idea, ti sei fatto un'idea del periodo in cui, anche con dei calcoli, paragonando la frequenza, dovrebbe risuccedere qualcosa. Dunque,
Allora, innanzitutto non lo so, però qualche cosa posso dirla. Innanzitutto si ragiona, allora c'è una periodicità di lungo termine dove si parla veramente di forse di milioni di anni e c'è una periodicità più recente di breve periodo dove si parla di migliaia di anni, che forse è quella che più ci interessa in questo momento. Ehm, Questo fenomeno, diciamo, che genera questi cataclismi periodici è anche destinato a scemare, ok? Quindi non è detto che si ripresenterà con la stessa violenza con cui si è presentato nel passato, anche se sinceramente basta poco a fare un danno incredibile, basta venire colpiti da un meteorite superiore al chilometro e mezzo nel posto sbagliato e il danno è planetario, cioè sopra i 2 chilometri il danno è planetario, ok? Quindi giusto per capire, ci sono un numero di oggetti che girano là fuori enorme che sono in grado di provocare dei grossi danni e che noi non riusciamo neanche a vedere quasi. Ehm, Quello che si può dire è che sono state fatte negli ultimi 20 anni delle carotature nel duomo di ghiaccio della Groenlandia, quindi è stata presa una carota di ghiaccio che è scesa fino a 3000 metri, fino a toccare la roccia sotto. Quindi sono 3000 metri di ghiaccio e il ghiaccio ricorda tutta la storia del pianeta. Quindi siamo andati indietro almeno di 500.000 anni e si vede chiaramente che le condizioni ambientali, per esempio la temperatura del pianeta o l'atmosfera, subiscono delle oscillazioni veramente incredibili, anzi durante la maggior parte di questi 500.000 anni il pianeta è stato estremamente avverso e inospitale. Poi si vedono alcuni brevissimi periodi che vengono chiamati periodi interglaciali di calma e di relativo, si dice, optimum ambientale. Noi siamo in uno di quei periodi ed è il più lungo dei periodi di calma interglaciale che abbiamo avuto negli ultimi 500.000 anni. Bene, quindi per il calcolo delle probabilità, laddove uno dovesse reincarnarsi proprio, cioè, Magari. magari non avrei scelto questo periodo, No, diciamo. guarda, quello che emerge veramente è che noi abbiamo l'illusione di vivere in un pianeta sicuro, accogliente, diciamo, fatto per lo sviluppo della vita, ma è un'illusione nel momento in cui si ragiona nell'ottica delle centinaia di migliaia di anni. Fra l'altro, un sistema per datare strutture megalitiche molto molto antiche è stato fatto andando a guardare gli allineamenti che un po' le contraddistinguono. E in base alle epoche storiche ci sono diversi allineamenti che lasciano pensare che venissero fatti in funzione del Polo Nord che si è spostato almeno 2 volte, se non sbaglio, quindi da quello attuale. Dunque, su questo punto che tu giustamente sottolinei, perché per esempio è fondamentale per spiegare i ritrovamenti dei mammut surgelati. Fra l'altro spezzo una lancia a favore del fatto che il mammut non era un animale artico, cioè non c'è nulla nella fisiologia e fisionomia del mammut che faccia pensare che sia un animale artico. Vi do il dato più banale di tutti. Un mammut deve mangiare dai 400 e più chilogrammi di vegetali freschi ogni giorno. Siccome i mammut popolavano le isole del mare Artico, quelle che adesso sono costantemente congelate e non ci cresce neanche il muschio, gioco forza quelle isole, che adesso sono piene delle carcasse di mammut che sono periti, non dovevano essere nella stessa fascia climatica in cui erano oggi. Quindi questo ci dice esattamente quello che hai detto tu, che il Polo Nord allora non stava dove sta oggi. Sicuramente ce ne sono stati almeno 2 o 3 di questi spostamenti negli ultimi 100.000 anni. Ne abbiamo un'evidenza scientifica piuttosto forte e a me che piace anche l'evidenza, fra virgolette, multidisciplinare, diciamo che la conferma, per esempio, andando a guardare i megaliti che ci sono. Quindi 2 o 3 spostamenti negli ultimi 100.000 anni ci sono stati, senz'altro. Spostamenti significativi, cioè che hanno un impatto sull'ambiente in cui vivi, per cui tu oggi vivi in un clima, diciamo, temperato e domani ti trovi in una landa desertica e ghiacciata.
Bene, fra l'altro mi viene anche in mente una domanda che ti voglio fare, spero di non uscire dall'argomento, ma magari ci servirà come lancio per una prossima puntata, perché spesso abbiamo parlato, quindi un po' la forma antica di un animale attuale è molto molto più grande e quindi la domanda che rilancerà a una puntata futura sul quale stiamo lavorando è, e quindi può essere anche accaduto per l'uomo, il fatto che qualche civiltà magari antica, ma col quale magari abbiamo convissuto fino a poco tempo fa, fosse molto più alta di noi, Può i essere cosiddetti benissimo. giganti. Sicuramente poi dopo la parola gigante va interpretata, cioè per me una persona alta 2,5 metri è un gigante, ok? Poi magari uno invece si aspetta chissà che cosa. Senz'altro, fra l'altro faccio notare che quando ho detto che è scomparsa la megafauna in questo ultimo cataclisma, per megafauna si intende qualunque animale sopra i 45 kg, quindi incluso l'uomo. La moderna genetica, sempre il mio approccio multidisciplinare, ha individuato un collo di bottiglia genetico esattamente in concomitanza con questi cataclismi, quindi abbiamo rischiato di estinguerci. E questo è confermato dalla genetica, che conferma i miti, che confermano la geologia, che confermano la paleoclimatologia. È molto bello, quando cominci a unire i puntini ti rendi conto che questa versione alternativa è molto più solida della versione che ci hanno raccontato a scuola. D'altronde anche nell'esoterismo queste civiltà umane vengono proprio contate e spesso si alternano, quindi Uh, finisce l'umanità, ricomincia diversa, finisce anche quella, ricomincia diversa. uno degli aspetti che mi sono divertito a guardare è le tracce ancora nella nostra cultura di questo cataclisma che è successo, ma anche nell'esoterismo. Per esempio nei tarocchi c'è una serie di carte dei tarocchi che esprimono esattamente quello che è successo 13.000 anni fa a questo pianeta. Oppure nella nostra cultura. Il fatto che la nostra cultura, per esempio, ehm, ti do un dato, no? C'è una specie di atteggiamento bipolare nei confronti del serpente o comunque del simbolo del serpente. Ci sono certi paesi che lo adorano, la Cina, il Sud America, e ci sono certi paesi dove il serpente viene identificato come il male, per esempio il nostro paese. No? Perché c'è questa dicotomia? C'è questa dicotomia perché il serpente ha delle radici molto ataviche, che poi si potrebbero discutere ma ci vuole una puntata, e perché quel cataclisma ha colpito una delle due, diciamo, ehm, rappresentazioni culturali del serpente. Ha colpito quella, diciamo, dove il serpente era visto come un qualcosa di positivo, come un qualcosa di buono. E quindi ha lasciato campo libero a quell'altra che ha preso, diciamo, il sopravvento. Per quello molto spesso oggi il serpente viene identificato come il male. Beh, Sono spunti interessanti. e uno può dire, ma se la nostra civiltà praticamente è stata quasi estinta, sia mai che magari c'è qualche festa, qualche ricorrenza anche al giorno d'oggi che ce lo ricorda? E questo assist è perché ce lo siamo raccontati al di fuori delle telecamere, quindi non mi prendo il merito di questa intuizione, Ah, ti perché è ricordi, eh? farina del suo sacco, Però quindi... te l'ho detta l'altra volta questa Sì, cosa, è non vero. questa volta. No, te l'ho detto Sei un database, l'altra volta, veramente. è perché in realtà io poi collego i puntini, mi informo effettivamente se cioè, se ne vogliamo parlare, penso che sia uno spunto di riflessione in cui se lo dirà uno può rimanerci un attimo, dopodiché può fare le sue ricerche, anzi vi invitiamo a fare le vostre ricerche perché noi facciamo finta, però È queste uno... cose sono un po' degli spunti di riflessione. Dai, facciamo così. Allora, l'ho messo sulla copertina del nuovo libro, per cui lo Oh, diciamo. ok. L'umanità intera, ancora oggi, ogni anno, onora i caduti del giorno del giudizio universale. Non lo sa, ma questo è quello che fa. L'umanità intera. Lui mi ha fatto questo quesito una volta scorsa al di fuori delle telecamere. Ho dovuto fare 3-4 tentativi prima di arrivarci, però effettivamente magari voi ci siete già arrivati. Può essere scontato, ma tutto il mondo lo festeggia. No, è bellissimo, poi questo è il primo capitolo del nuovo libro, dove partendo proprio di qua vado a, diciamo, sviscerare i dettagli di quella che è la risposta, che non è molto difficile, uno ci ragiona un attimo, insomma, c'è un anno a disposizione, tutta l'umanità commemora, attenzione, ho detto commemora, si potrebbe anche dire festeggia,
dipende da quale delle due risposte vogliamo dare, però comunque sia l'umanità intera, diciamo, rende onore ai caduti del giudizio universale, ma è stato bellissimo sviscerare il significato che sta dietro, cioè l'origine di questa commemorazione, e ne sono venute fuori veramente di belle. Bene, voi per chi ci segue sul nostro canale YouTube sbizzarritevi pure a provare a dirci la data nei commenti. Ce lo Facciamo scrivete un su po'. Facebook Ce e lo poi scrivete se su Facebook, su indovinate YouTube, quindi canale YouTube facciamo finta che andremo a leggere, insomma leggeremo tutti i commenti. Ecco, poi... vedremo se abbiamo scatenato una gara a indovinare, ma è abbastanza facile, sono abbastanza sicuro che ci Ok. saranno in molti a indovinare. Va bene, chiedo alla nostra regia come siamo messi coi tempi perché, ok, fantastico, perché non vorrei aprire parentesi troppo grandi, ma insomma abbiamo cominciato a parlare di questo tuo prossimo libro e sicuramente faremo un incontro dedicato, Grazie. ma insomma ne vedremo delle belle. L'ultima ce la dovremo fare con i tempi, perché noi la volta scorsa abbiamo parlato anche un po' della nostra città che è Torino. Tu stesso mi hai fatto una rivelazione su quello che sono un po' le colline di Torino, un po' le strutture delle colline di Torino, che cosa ci hanno un po'... Gianluca, io ho molta stima di te, ma tu mi sorprendi, veramente, non ti scappa una parola di quello Quando che devo dico. unire i puntini, in realtà, è perché cosa è venuto fuori analizzando un po' le colline Ho, intorno a Torino? ho poi deciso di mettere questo piccolo cameo, io sono molto innamorato della mia città, e quindi ho deciso di mettere un cameo all'interno del nuovo libro, dove parlo proprio, do una delle evidenze di quanto è successo a Torino. Ed è un qualcosa che ho trovato leggendo, per la verità leggevo altro, un libro del 1823 credo, e ho trovato un paragrafo che parlava della collina di Torino nei pressi di Superga, e parlava della geologia della collina di Superga, che voi sapete benissimo di essere circa 300 metri di altezza nei pressi di Superga rispetto al corso del fiume Po. Ebbene, la geologia della cima della- nella zona della Basilica di Superga è una geologia di tipo alluvionale. E quindi la domanda è come ha fatto un'alluvione ad arrivare a 300 metri di altezza? Non è che si possa pensare che il Po abbia staripato e ha riempito tutta la bassa cuneese, la pianura di Torino per 300 metri. No, quell'alluvione è arrivata dalle Alpi, è stata un'alluvione catastrofica, e la cosa interessante è che recentemente, non più di 6 o 7 anni fa, si è capito anche che lo stesso tipo di alluvione ha colpito l'altra parte delle Alpi, dall'altra parte del Monte Bianco, per esempio tutta la zona di Ginevra, ha subito lo stesso tipo di inondazione, di alluvione. Le ultime ricerche scientifiche hanno identificato cosa causò quella alluvione disastrosa che ci colpì, ed è stato, guarda caso, la caduta di un meteorite o di un frammento di una cometa, diciamo nella zona tra il Monviso, nelle vallate tra il Monviso e il Monte Bianco. Bene. E noi con questa perla direi che anche per questa puntata è tutto, abbiamo ricollegato le puntate precedenti, anzi se non l'avete fatto vi invito a recuperare la nostra scorsa puntata, sempre con Max Caranzano perché è molto collegata anche a questa. E abbiamo aperto anche degli spunti per quelle che saranno invece le puntate a venire. Poi abbiamo raccontato di questo tuo prossimo libro in uscita, quindi quella sarà sicuramente occasione per rincontrarci, magari rincontrarci insieme a voi in una diretta anche magari YouTube, dove possiamo anche Perché no? rispondere a qualche domanda, a qualche dubbio e raccontarcela un po' in questa community che si sta creando, di cui vi ringraziamo perché ho scoperto di avere anche un sacco di PR, di persone che parlano bene del nostro canale, grazie. Poi non mancano anche qualcuno che ci fa gli appunti, ma tutto ciò che è costruttivo noi lo apprezziamo un sacco e quindi insieme a Max Caranzano è un work in progress, è un arrivederci, io ti ringrazio. Io sarò felicissimo di rivederci ancora per una delle nostre chiacchierate. Cercateci su tutti i social, Spotify, Instagram, canale Telegram e ovviamente il canale YouTube che un po' la fa da padrone e poi grazie al nostro Manuel Cerisoli in regia che anche quest'oggi ci ha un po' riadattato lo studio e ha soprattutto seguito i nostri discorsi con tutta una serie di foto che lui è velocissimo a trovare. Noi Mi sono parliamo... impressionato, infatti gli ho fatto una proposta di lavorare insieme da un punto di vista editoriale, perché mi darebbe una grande mano. Ecco,
ecco, e lui trova foto in tempo reale, lo manderemo a Scommettiamo Che, ma non c'è più, va bene? E quindi appuntamento alla prossima puntata, grazie Max, grazie Manu, grazie soprattutto a voi che ci avete scelto anche questa puntata. Buonasera a tutti.